Amici e amiche del tubo, buongiorno, buongiornissimo. Sono qui in quel di Budapest, quindi ho cambiato, diciamo, sponda della vecchia Europa. Sono qui 4 giorni in questa città per rivivere un po', diciamo, i giorni della mia gioventù. Io venni qui per la prima volta nel 2005 e feci un viaggio in treno da qui fino al Mar Baltico, quindi ho dei grandi ricordi, non avevo neanche 30 anni. E nel video di oggi saranno 2 video che vi farò vedere, uno a tema più storico e uno che è quello che preferisco, poi è quello un po' alternativo, luoghi che mi intrigano. Il tempo qui è fantastico, comunque non c'è una nuvola. Che belle però queste atmosfere imperiali. Bello, eh? Questo è il Parlamento di Budapest, un edificio lungo 268 metri che si trova da questa parte del Danubio, cioè dalla parte di Pest, quasi in contrapposizione al Palazzo Reale che si trova dall'altra parte, a Buda. Ci sono 700 stanze e la costruzione è iniziata nel 1885, quindi con diversi stili architettonici, però solo una piccola parte è visitabile, ma la scalinata è veramente bellissima. È veramente bello da di fuori, quindi sono curioso di scoprirlo da di dentro. E ho preso il biglietto, costa 8-9 euro, visita guidata, ci sono solo quelle in italiano alle 4, quindi se non perdo il biglietto entro e poi ve lo faccio vedere. Cioè arrivo io come a Porto, lavori, il ponte più bello è chiuso, vabbè, ci facciamo una camminata e attraversiamo la città, poco male dai. E questa chi è? Devo capire. Quello che vi dico sempre poi è: non correte quando siete in vacanza, quando siete in viaggio. Viaggiare non è una corsa a vedere tutto. Dai che ce la sto facendo ad attraversare il fiume. Quel coso in alto che vedete è il Monumento alla Libertà. Se volete farvi una bella scarpinata, fatela, io non la faccio. Ho già dato 20 anni fa, adesso ne ho 46, me ne vado verso il castello. Allora, andando verso il castello ho trovato questo palazzo che, ammetto la mia ignoranza, non so che cosa sia. Sai di belle porte. Allora, è un'esibizione sul tempo della prima guerra mondiale, abbastanza grande, però ovviamente dovendo andare al Parlamento dopo, sono Padre Pio, non ho le stimmate, quindi devo saltarla. Veramente graziosi questi giardini, quindi nella direzione del castello, se volete fermarvi qui direi che è una bella scelta. Anzi, da qui potete salire direttamente al castello. Con sto sole. Martellano ovunque gli ungheresi, devono essere parenti dei portoghesi che ho incontrato posto. E questa non la invidio, però è sto caldo, niente da dire, ognuno è libero di professare la sua religione, ma che caldazza.
Martellano ovunque sti ungheresi e devono essere parenti dei portoghesi che ho incontrato 2 mesi fa a Porto. Tutto cantiere anche qui. Potevo andare oltre perché altrimenti mi avrebbero dato 2 calci in culo. Sono un po' emozionato perché in questo punto 17 anni fa, nel 2005, sono arrivato per il mio primo viaggio, diciamo lungo, è stato un interrail da qui fino al Baltico. Avevo il mio zaino di scuola e avevo anche, diciamo, siccome c'era i telefonini, avevo tutti gli orari dei treni fino alla Polonia nella cartelletta, un'altra epoca. Se non avete voglia di farvi tutte queste scarpinate per salire su la cittadella, c'è la funicolare. Per la pausa, visto che ero qui, ho scelto la terrazza più panoramica della città, è Leo Rooftop Bar, qua di fianco al castello, dove c'è l'hotel Clark. Non è neanche tanto costoso perché, infatti, pensate che un risotto zafferano sei sugli 11 euro. Il rozzo preso, non vedo più come una volta, sono bello pieno e adesso vi porto a vedere altri posti qui giù nella parte di Pest. Abbiate fede. Guardate che vista stupenda. Cazzo è il Korean barbecue? C'è pure il barbecue coreano. Vabbè, comunque la birra sul carboidrati, quindi andiamo. Buda è così, è la parte silenziosa della città. Qui siamo al Bastione dei Pescatori, che è un capriccio neogotico costruito all'inizio del Novecento con uno stile medievale, da dove però si gode una vista magnifica. Fresco è fresco. Devo dire che il tetto di questa chiesa è veramente particolare, quasi psichedelico. Proprio graziosa Buda con queste viette, poi guardate la pulizia, cioè mi piace un sacco questo posto, perfetto, pulito, cioè non c'è niente in terra. Passare da Buda all'altra parte del fiume sono 2 stazioni della metro.
Pareva se non la prendeva all'incontrario. Ce l'ho fatta. L'ho sfangata, ma avevo proprio voglia di farmi questi 4 km sotto il sole. E adesso c'è questa visita, sono circa 45 minuti in italiano nella sede del Parlamento. Puntino veloce. C'è da dire che paghi anche €1 con la carta, qui non ho come cazzo per in Italia, non sto per un naso. ליולי, אוקיי? כמעט 3 חודשים, ובזמן הקצר הזה ריכזו וחייבים. Ho sul tour in italiano, quindi faccio spiegare tutto dalla guida. Eccoci qui nella piazza davanti alla Basilica di Santo Stefano, che è il luogo più importante dell'Ungheria per quanto riguarda la religione. Qui sono costruite, anzi è costruita una reliquia anche un po' macabra, che è una mano modificata su Santo Stefano. Sono 20 anni che non entro e vado a vedere. La chiesa è abbastanza buia, quindi mettiamo gli occhiali. Attenti a non dare una testata qui, sennò sono cazzi. I got contact tomorrow. Per chiudere l'argomento religione entriamo nella grande sinagoga. Questa è la più grande sinagoga al mondo dopo quella di New York. C'è una piccola variazione, io mi sono rifiutato perché volevano €15 per entrare in una sinagoga. 15! Non è che mi ha dato, cioè uno dice se vuoi questo è il prezzo, però €15 alla fine è una chiesa. E poi ti chiedono anche i soldi. Sapete cosa vi dico? C'è qua un locale, li spendo lì. Because I will be less like that,